Ciao a tutti e benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di continuare, iscrivetevi al canale e condividete questo contenuto per non perdere gli aggiornamenti. Grazie di cuore per il vostro sostegno. Quello che state per ascoltare è un racconto di intrattenimento, narrato nello stile che amate, un viaggio emotivo ispirato all'immagine pubblica dei protagonisti, pensato per farvi sognare e discutere. E oggi parliamo di Özge Yas, che, con parole semplici ma potentissime, ha scaldato il cuore dei fan in un'intervista sincera e inattesa, dichiarando qualcosa che ha fatto esplodere i social come non mai. La giovane attrice, da sempre attenta a tenere l'intimità lontana dai riflettori, ha raccontato di aver vissuto un momento speciale, uno di quelli che cambiano il respiro delle giornate. Lo ha fatto con una calma disarmante, scegliendo di condividere non i dettagli, ma il senso profondo di ciò che le stava accadendo. Ha parlato di matrimonio, e non come di un titolo da prima pagina, ma come di una verità matura, coltivata nel silenzio. Ho preso questa decisione seguendo il cuore, ha confidato. Ho lasciato che i giorni si mettessero in fila da soli, senza fretta, senza gesti plateali. Volevo che tutto accadesse nel modo più naturale. In quell'intervista, Özge Yas ha concesso al pubblico uno sguardo raro nella sua sfera più privata. Ha parlato di pace, di serenità, di un sentire interiore che da tempo le indicava la strada. Ha ammesso di aver custodito a lungo questa scelta, come si protegge una fiamma fragile dall'aria troppo forte. Credo che le cose importanti richiedano il momento giusto e la persona giusta. Così è cominciata la nostra storia, ha raccontato. Adesso mi trovo in un luogo di quiete profonda, e sono grata. La domanda che è corsa subito su tutte le labbra, però, è stata inevitabile. Con chi si è sposata Özge Yas? La curiosità è esplosa in rete, alimentata da migliaia di commenti e condivisioni. Eppure, l'attrice ha scelto il pudore. Non ha pronunciato nomi, non ha dato appigli facili. Lui non ama essere al centro dell'attenzione, proprio come me, ha detto. Vogliamo custodire il nostro rapporto, proteggerlo dalla confusione. Abbiamo costruito una vita alla luce del cuore, non all'ombra della fama. Parole che hanno acceso il dibattito e, allo stesso tempo, lo hanno placato, perché ciò che contava traspariva già dai suoi occhi. Senza etichette, senza clamore, Özge ha spiegato cosa significa per lei il matrimonio. Non un atto formale, non un gesto burocratico, ma una promessa ferma, una scelta quotidiana. L'amore non sopravvive da solo, ha aggiunto. Cresce con l'impegno, con la pazienza, con l'ascolto. Noi lo abbiamo costruito così. In un panorama in cui tutto si consuma in fretta, la sua voce ha suonato come un invito al rallentare, al tornare essenziale. La dichiarazione ha attraversato i media come una scossa silenziosa. Perché Özge Yas, negli ultimi anni, ha vissuto un'ascesa professionale che ha conquistato pubblico e addetti ai lavori, e proprio per questo, il suo modo di essere schiva, di non trasformare la vita in copione, ha raccolto rispetto. Congratulazioni, Özge. Il vero amore non ha bisogno di rumore, siamo sorpresi, ma felici. Messaggi così hanno invaso i profili, disegnando un coro unanime. Il suo rappresentante ha confermato la notizia con poche parole, senza aggiungere altro, nessuna data, nessun luogo, nessun dettaglio su eventuali testimoni. Chi c'era, secondo le voci? Forse solo gli amici più intimi. Forse un momento semplice, vissuto a bassa voce. I fan più attenti, inevitabilmente, hanno pensato a lui, Gökberk e Demirci. I due nomi, negli anni, sono stati pronunciati spesso insieme, tra set condivisi, incroci di destini professionali, sguardi che il pubblico non ha dimenticato. Ma in questo racconto si resta lì, sul filo sottile del non detto. Perché lei non conferma, non smentisce. Lascia che siano le emozioni a parlare. E per molti è abbastanza. C'è una frase, alla fine dell'intervista, che ha colpito più di tutte. La cosa più bella è trovare chi ti comprende davvero. Io sono grata di aver avuto questa possibilità. Il resto lo affido al tempo. Un congedo dolce, misurato, come una porta che non si chiude con un colpo, ma che si accosta lentamente, lasciando passare una striscia di luce. Eppure la storia non finisce qui, perché la stessa confessione ha avuto un'eco nuova, in un secondo incontro con il pubblico. Özge Yas è tornata a parlare, con la stessa onestà, senza però cambiare la sostanza. Ha raccontato che si tratta del periodo più speciale della sua vita, forse il più delicato. Ho fatto ciò che mi diceva il cuore, ha ripetuto con dolce fermezza. Tutto è arrivato in modo naturale, senza programmi.
Da tempo sentivo una pace difficile da spiegare, e finalmente ne ho compreso il motivo. In questo secondo racconto, ha sottolineato quanto la fama possa a volte proiettare ombre dove invece servirebbe silenzio. Abbiamo vissuto tutto in privato, con semplicità, ha detto. Questa era la nostra storia, non un evento da condividere al mondo. A volte la notorietà copre i sentimenti più autentici. Noi abbiamo preferito proteggerli. E ancora una volta, quando le è stato chiesto con insistenza chi fosse l'uomo che le camminava accanto, ha sorriso, scegliendo il mistero. Non ama i riflettori, proprio come me. A volte uno sguardo vale più di 1000 parole. La nostra storia è cominciata con quegli sguardi. I commenti sono tornati a moltiplicarsi, e i nomi hanno ripreso a circolare. Il più ricorrente, inutile dirlo, è stato quello di Gökberk Demirci. C'è chi ha rivissuto vecchie scene, chi ha riletto immagini, chi ha cercato segnali nascosti. Ma Özge è rimasta saldo il timone della discrezione. Nessun dettaglio di troppo, solo il senso profondo. Per lei il matrimonio non è un trofeo, non è una vetrina. È un patto serio, che richiede rispetto, pazienza, comprensione. Se mancano queste cose, tutto il resto non basta, ha confidato. Noi siamo felici di aver trovato un equilibrio. Quel giorno, il suo nome è diventato il più citato nelle pagine di spettacolo. E non per uno scandalo, ma per una delicatezza. In un tempo in cui tutto si racconta all'istante, una confessione misurata ha fatto più rumore di 1000 proclami. Il pubblico ha ascoltato, si è emozionato, e ha risposto con una vicinanza che lei stessa non si aspettava. Poi è arrivata un'ultima, intensa riflessione. Dopo mesi di silenzio, ha scelto di spiegare ancora una volta perché aveva tenuto per sé quel passaggio fondamentale. Ho vissuto tutto il più possibile lontano dagli sguardi, ha spiegato. Perché a volte la felicità più vera è quella che non si mette in mostra. Ci siamo raccontati la nostra storia con parole semplici, senza doverla provare a nessuno. Volevo, per una volta, soltanto sentire, soltanto vivere. E quando le hanno chiesto, ancora, chi fosse l'uomo del sì, lei ha mantenuto quella stessa eleganza. È qualcuno che non ama la folla, come me, ha ammesso. Non abbiamo bisogno di nascondere l'amore, ma non abbiamo nemmeno bisogno di dimostrarlo. Esiste dietro le quinte, ma resta al centro dei nostri cuori. È lì che la domanda con chi si è sposata Özge è diventata una marea, ma senza trovare sponde certe. Lei non ha aggiunto altro. Né il rappresentante ha voluto colmare i vuoti, nessuna data ufficiale, nessuna location, solo il segno di un sì custodito. Nel frattempo, i sussurri parlano di una cerimonia discreta, forse in un luogo caro, forse davanti ai pochi che davvero contano. C'era chi diceva di averli intravisti in un'atmosfera intima, lontana dagli obiettivi. Ma è tutto qui, voci che scivolano come vento, destinate a spegnersi se non trovano conferma. Quello che resta è l'emozione delle sue parole, la loro coerenza con ciò che lei ha sempre mostrato, misura, grazia, determinazione. Perché per Özge Yağcı il matrimonio è più di una firma. È un patto di cura. Un viaggio nel quale la lealtà e la fiducia non si dichiarano soltanto, si praticano. La vita a volte ti mette alla prova, ha confidato con un filo di voce. A volte ti costringe a crescere. Noi ci siamo ritrovati attraverso quelle prove. Il vero amore si rivela nei momenti difficili. E noi siamo riusciti a custodirlo. In questo racconto, che vive di emozioni e non di cronache, il nome di Gökberk Demirci resta inciso come un'eco affettuosa. Un riferimento che non diventa affermazione, ma che i fan percepiscono, interpretano, fanno proprio. È il gioco sottile tra ciò che si sa e ciò che si immagina, tra ciò che si spera e ciò che non si dice. E forse anche il segreto della loro forza, la capacità di lasciare che siano i sentimenti, non le etichette, a definire i contorni. Intanto, il pubblico continua a cercare tracce, a rileggere i gesti, a mettere insieme fotogrammi di esistenze che scorrono parallele. Qualcuno ricorda le prime intese sul set, qualcuno parla di passi incrociati, qualcuno giura di aver visto in certi sorrisi una promessa antica. Ma questo è il terreno incantato della memoria collettiva, dove si mescolano nostalgia, attesa e desiderio. Se questa storia resta così intensa è perché non pretende di essere altro da ciò che è, un frammento di vita raccontato senza vanità. Özge Yağcı, con la sua voce calma, ha trasformato un tema capace di scatenare clamori in una lezione di delicatezza. Ha spiegato che si può essere felici senza urlarlo, si può amare senza esibirlo, si può scegliere senza doverlo giustificare a ogni passo. E il pubblico,
Anziché pretendere, ha scelto di accompagnarla in silenzio. Sul finire di questa lunga stagione di domande, lei ha voluto lasciare un ultimo pensiero. Il tempo è più saggio di noi. Ci insegna a mettere ogni cosa al proprio posto. Io ho scelto di ascoltarlo. Sono parole che restano, che trovano spazio nei cuori, che fanno meno rumore di un titolo ma che pesano di più, perché toccano ciò che a tutti, in fondo, importa davvero. E mentre i social continuano a fiorire di auguri, di speranze, di proiezioni, lei ritorna al suo ritmo. Lavora, studia, costruisce. Ci sono nuovi copioni da leggere, nuove sfide da mettere in fila. E chissà che un giorno non decida di raccontare anche quei dettagli che oggi restano dietro la tenda. Ma se non lo farà, non cambierà ciò che abbiamo compreso. L'essenziale è già stato detto. Così, la sorpresa si sedimenta, diventa racconto, diventa parte del modo in cui guardiamo a Osjay Asse, inevitabilmente. Al nome di Gökberk Demirci che continua a ruotarle attorno come una costellazione familiare. Un amore che, nella fantasia di chi ascolta, ha una forma chiara, e nella realtà custodita da chi lo vive, ha un valore ancora più grande proprio perché protetto. Siamo arrivati alla fine del nostro video. Se questa storia vi ha emozionato, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e condividetela con chi ama perdersi tra i sussurri e le verità del cuore. Noi restiamo qui, pronti a raccontarvi il prossimo capitolo quando e se i protagonisti lo vorranno. Fino ad allora, lasciamo che sia il tempo a parlare, e che l'amore, quello vero, quello che sa scegliere il silenzio, continui a scrivere il resto.